Almeno la faccio figa, la faccio noir. Così sembra un po' più creepy. Buonasera, ciao a tutti, siamo live da Borgo a Mozzano, il posto dove c'è il Ponte del Diavolo. Siamo io e Flo. Ciao ragazzi. E siamo venuti a festeggiare l'Halloween qua, perché qua dicono praticamente che l'Halloween è fantastico. Lo fanno sia il 30 che il 31 e noi già il 30 siamo venuti qua. Ce ne stiamo allegramente girando per il paese. Con suoni inquietanti aggiungerei. Ci sono parecchi suoni inquietanti, sì, è vero. E c'è un po' di gente in giro che sembra che stiano facendo una specie di caccia al tesoro e per trovare non so che. Sono famiglie di vampiri, se ho capito bene. Tipo loro. Posso chiedere che sta succedendo stasera? È la notte dei vampiri di Sarcanina. Che state facendo? Stiamo cercando di liberare, amore, aiutami. Di recuperare la memoria dei Di vampiri di recuperare la- Sarcanina. Raccontami. Che ti devo raccontare? Niente, siamo partiti alla ricerca con i pochi ricordi che erano rimasti dei vampiri. Stiamo cercando di ricostruire la memoria per vedere di riuscire a liberare il reggente e gli adepti del reggente. Ah, una cosa fighissima, eh? Per quanto va avanti questa... Fino a mezzanotte e mezzo. all'ultimo rintocco. All'ultima mezz'ora del nuovo giorno, quindi fino a mezzanotte e mezzo. Ah, ok. Siete a buon punto voi? Insomma. Siamo- Insomma. Ok. Allora noi proseguiamo il nostro tour. sì. Questa è una live, vi rivedrete sul nostro canale poi del Midnight Team. Siamo costanti ormai. Perfetto. Ok? Grazie. Ciao. Ciao. Buonasera. Stavo ascoltando cosa dicevano i ragazzi e stavo guardando tanto il negozio. Ottimo. Comunque questo posto si presta molto a questo genere di cose. È molto gotico. A memoria, io me lo ricordavo come super affollato durante questa festa. Infatti ero convinto di dover lasciare la macchina lontanissima e in pratica siamo arrivati dentro al paese con la macchina e ho detto qui c'è qualcosa che non va. O non lo fanno neanche quest'anno, perché questo è il primo anno che riaprono qui questo festival di Halloween dopo che c'è stato il Covid ovviamente. Quindi diciamo che è una specie di inaugurazione. Intanto ce ne giriamo belli. Questo è un vampiro con l'ombrello. È un vampiro con l'ombrello questo. Pioggia interminabile qui dove sono io. C'è pioggia dove sei te? Sei super inquietante, lo sai? Veramente molto Ma inquietante. mi devono trovare un indovinello, Ci Sì. devo avere qualcuno con l'ombrello ed io gli devo dare il tassello. Davvero? Sì, mi hanno dato questa cosa qui. Fortissimo. Ci sono dei gruppi in giro infatti che Sì, stanno infatti cercando. uno l'ho trovato, ora devo trovarne ancora perché
Fino a che non lo trovo io devo continuare a girare così e a dire la stessa frase. Se mi incontrano io gli devo dare il tassello e devo cambiargli frase. Fantastico, Quello che ci sentivo. fantastico. Mm. Dai, allora buon proseguimento. Grazie. Crepi. Cioè, quindi non ho capito, deve fare il matto tutto il tempo, poverino. Lui è tipo una specie di personaggio all'interno di questa storia che si svolge nel paese. Ma deve fare, cioè, deve dire una frase, che frase non ho sentito? È una frase, ora non mi Guarda un ricordo. po', che bello. Che figata. Super inquietante. Ok. Ecco, questo è sicuramente un altro gruppo di vampiri, questo qui. Che ci raccontate ragazzi? Avete trovato qualcosa di interessante? Qualcosa sì, qualcosa no. Qualcosa non convince, ma No? stiamo andando avanti. Va avanti. Sì, si va avanti. Avete trovato il tipo con l'ombrello? No, manca. dov'è? No. È lì avanti a voi. Grazie. Grazie. Prego. Mi sa che ho fatto un mega spoiler. Non vorrei, ma. Forse ho fatto un mega spoiler. Cosa hai fatto? Gli ho detto che il tipo con l'ombrello era più avanti. No! Ecco fatto, David ha rovinato tutto. Questa immagine è suggestiva a bestia. Direi che tutta l'ambientazione è suggestiva. No, niente. Questo non so se è un altro team di vampiri alla ricerca di qualcosa. Siete un team voi? Sì. Che avete trovato di bello per ora? Niente, però niente. Ancora niente. Stiamo girando così A casa. a Papagna. Per Di dove favore. siete voi? Siamo di Livorno. Di Livorno. Ok. Buona caccia. Grazie. Oh, sì, sono super inquietanti. Ma siete vampiri anche voi? Questo è horror. Eh? Siete vampiri? Sì. Come vi chiamate? Borgogni. E che avete trovato per ora? Qualcosa di buono? Interessante, poco niente. Poco ancora. Ancora in cerca. Ok. Buona caccia. Oh, è sempre più inquietante questa storia. È inquietantissima questa storia qua. Ah, sì, abbiamo davanti. Devo raccontare una cosa molto strana. Praticamente mentre tu intervistavi, cos'erano fantasmi? Quelli No, no, vestiti di erano. bianco? Sono tutti vampiri. Ah, sono tutti vampiri. Ok, Sì. va bene. Praticamente stavo guardando in un punto del paese che era tutto buio, era in penombra e c'era un tizio che camminava stranissimo. E ho detto, oddio, era uno zombie, invece poi è arrivato, era un signore anziano, poverino. Però nella penombra era molto inquietante, camminava tutto così. C'era semplicemente un signore anziano, forse un po', forse ha bevuto un po', non lo so. Comunque è arrivata anche la moglie, quindi mi sono tranquillizzata. Ok. Domandano perché si vede in bianco e nero. Perché stasera siamo in noir per la festa di Halloween. Abbiamo questo mood stasera. Oh, qua c'è qualcosa di inquietante. Lei signora che fa? Io sono una povera vedova. Sono quasi triste. Ho ammazzato mio marito. Mi ci è voluto un sacco, sai. Ok. Goccia dopo goccia, ci è voluto mesi. Gli altri mariti, 448, l'avevo ammazzato. Arturo, niente da fare. Durissimo. Mi ci è voluto un sacco. E ora le ceneri di Arturo le disperderò. Mi aiuteranno tutti i concorrenti a disperdere le ceneri di Arturo. Al che non si ricomponga perché non ne potevo proprio più. Non voleva aversi amanti, mi faceva fare una vita ristretta. Ora una pace così. Anzi, vorrei proprio
che si disperdesse in maniera che non tornasse più Arturo. E avanti un altro. Ok, grazie signora. Prego, Penso che non prego. dormirò per 3 giorni a sto punto. Ma non è mica mio marito. Ha mezza idea? No, no, I'm Perché ok. I'm ok, I'm ok. sono molto aperta a tutto. Ci credo. Le credo sulla parola. Arrivederci. Se ci ripensa sono a disposizione. Va bene, ok, ci faccio un pensierino. Poi non è detto, magari lei è buona. Ok, va bene. Arrivederci. Arrivederci. Cos'è successo? Che mi ha inquietato tantissimo. Stavo cercando di ascoltare da qui ma non ho sentito molto bene. Che è successo? È una specie di vedova che ammazza i mariti. Ah, carina. Signora, scusi. No, penso che mi abbia fatto anche Quella una mezza. donna. Mi ha fatto anche una mezza proposta sicuramente. Un avanzo sessuale? No, no, per diventare un marito da potenzialmente ammazzare, penso. Signora, io avrei qualcosa da chiederle. Così, Anche questo. Oh. Mi ha fatto paura. Mi ha fatto tantissima paura. Aiuto. Oh, ok. Che ridi? Ha ragione, qui da Giulia tornare io. Sì? Se riprende le bestemmie ci chiudono il canale, smettila. Sì che siamo in Toscana ed è lecito bestemmiare. È un intercalare, però ragazzi no. 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 Comunque aspetta David. Aspetta, ci sono altri. È un altro team di mostri questo, di vampiri. Che avete trovato qualcosa di interessante? Da mangiare. Da mangiare, ok. Preoccupante. C'è stato un blocco, mi sa che la gente è un po' scandalizzata dal tipo nevrotico. Ok, ecco un altro gruppo di vampiri. Ciao ragazzi, che vampiri siete voi? Volunghi. Figo, che avete trovato per ora? Siamo svelati. 3 indizi, quanti devono essere in tutto? Non si sa. Ah, ok. Lo sai? No, io no. Hai qualche indizio? No, io non ho È parte niente. del gioco? Sei infiltrato? No, sono un infiltrato e basta. Buona caccia. Ciao ragazzi. Grazie. Aspetta, c'era uno col culo di fuori, mi dicono. Ma dove? Ma dov'era? Non ce lo siamo perso noi. L'ha detto Pippo, ha scritto ma perché quello era col culo di fuori? No, non chi credo. Non credo che c'era nessuno. Non credo proprio. Comunque in realtà David sì ha un indizio, però vabbè, non lo poteva dire perché... No, aspetta, guarda, c'è il tipo con l'ombrello. Basta! È quello con l'indizio. Fai il vago, fai il vago. C'è una pioggia interminabile qui dove sono io. Ah, c'è Comunque una è quello più pioggia. furbo perché piove in realtà ragazzi, è cominciato a piovere quindi... Ecco un altro team di vampiri. Molto inquietanti. Il tempo sta per scadere. Ditemi. Delitto è ultimo. La mettiamo per ultimo il delitto. La mettiamo per ultimo. Ditemi. Attività seconda. Poi? Furto la mettiamo come terza. Per ultimo. Bambini, il tempo sta per scadere. Ditemi. Facciamo bugia, semplificare furto e delitto. Vai. Bugia, santificare, furto e delitto finale. Oh no, non è giusto. Avete tentato, Ci ma abbiamo non è provato. corretto. Evidentemente non ne siete capaci.
un'altra famiglia ci aiuterà. Grazie, vampiri. Questo non è un vampiro, questo è un mago. No, sì. C'era già quella cosa lì di legno quando siamo arrivati. Non lo so. Sì, ma quello era una scrittura. L'acqua ha molti significati e quindi tutti sono bene. Per il vostro aiuto vi do un piccolo indizio. Può non essere molto, ma sarà sicuramente utile per la risoluzione del gioco. Utile soprattutto se non avete niente da fare. Grazie. Che è successo? Che sta succedendo? Qui siamo all'università, studiamo tutto quello che i nostri fratelli vampiri creano, come ad esempio opere artistiche di questo tipo, perché, come ben sanno i nostri fratelli, molti tra noi sono artisti di calibro molto elevato, che nella loro vita prima della non morte hanno creato cose eccezionali. Alcuni di loro invece sono diventati artisti proprio grazie alla non morte, e noi qui studiamo tutto quello che loro fanno. Il problema però è che proprio non riusciamo a ricordare ciò che creano. Infatti, perché quest'opera è qui? Proprio non lo sappiamo più, per colpa della malaria. Molti ricordi stanno svanendo e quindi chiediamo agli altri nostri fratelli di aiutarci a comprendere qualcosa di più di quest'opera e gliela facciamo scrivere e poi leggere ad alta voce. E poi se questo ci convince, beh, allora gli diamo un piccolo aiuto. Fantastico. Anch'io lavoro all'Università di Sarcanira, ma non sono brava come mia sorella, assolutamente. Continuate a osservare l'opera, nell'arte si nascondono molte risposte, considerando soprattutto che siamo noi vampiri di Sarcanira ad essere tra i più illustri a camminare questa terra e a creare opere d'arte. Wow, tutto molto inquietante. Buon proseguimento. E io ho perso Clo nel frattempo. Non è che me l'ha rapita qualche vampiro. Sei perso una tipa fantastica, un trucco pazzesco. Sì? Era inquietantissimo la ragazza. Facciamo un giro di dietro? Sì, andiamo. Aveva proprio tutta una protesi in faccia. Infatti l'ho guardata lì, perché io ho detto vabbè avrà una maschera, invece era un trucco ed era inquietantissimo. Era una sorta di Minnie Mouse creepy con i dentazzi. Se la rincontriamo è veramente, veramente figa, veramente brava. Ha fatto un trucco pazzesco. C'è chi dice che sembrano psicopatici. Chi è? Andrea Chiodo ha detto che sembrano psicopatici, soprattutto la seconda. Perché parli dello stupido che hai appena intervistato. Comunque è inquietantissimo qua. Sì.
Ma servivano le torce da indagine. Siamo nella parte dietro del... Vedo delle figure strane davanti a noi al Giocondo. Ecco, sai che spengono la luce qua? Tipico nostro che spengono le luci quando finiamo. Grazie. La serie accesa. Potrebbe tutto far parte del gioco. Io ho fame. Hai fame? Sì. Dobbiamo andare a mangiare qualcosa. Sì. La nostra locanda stanotte riceve delle particolari attenzioni. Noi ne siamo grati. Le nostre merci sono preziose. Le anime potrebbero essere barattate. Venite, osservate. Cosa ha il mio assistente da offrire? Guardate i nostri oggetti. Guardate, sono bellissimi. Sono gli oggetti della locanda delle due lune. Vi saluto. Presto altre famiglie di vampiri verranno a barattare ciò che hanno. Prima che la loro anima possa svanire nel nulla. Via di qui! Chissà se questa notte verrà risolta. Via da qua adesso! Ok. Bravo, veramente bravo, raga. David. Ok. Nulla amata Marte buona. Mi prese dal costui un piacere sì forte, che come vedi ancora non m'abbandona. Amor condusse noi ad una sorte, Cain attende che a vita si spense. Mi dispiace, non sei adatta, non spiace. Mi dispiace. Ora vi prego di andare. Portate con voi il copione e trovate una parola che vi sarà di aiuto al vostro percorso. Grazie. Silenzio e ascolta. Pardon. Sì. È una parola nascosta e occulta dentro il copione. Cercatela e vi sarà di aiuto. Cerca un po'... Adesso andate, dobbiamo Andiamo, tornare alle andiamo. prove. Da capo? Cioè è tutta una specie di gioco interattivo per tutto il paese. Direi di sì. Molto bravo. Grazie, molto gentile. Mezze parole non l'ho dette giusto. Hanno cacciato via anche lì. No, no, Ok. stavolta non mi ha cacciato nessuno. Grazie, molto gentile. Per il momento. Adesso ti fiscano, ve lo dico. Ti fiscano, ve lo dico. Sono luce nella via principale. L'ho vista stamattina. C'è scritto Giovanni, dai, Ci conosciamo? No, non credo. Ci siamo mai visti?
Forse noi non abbiamo mai visto affatto. Che notte è? Che numero? Che numero? Il 3. Quanti anni sono passati? Il reggente è stato ucciso. Ah sì? No, è ancora vivo. Può essere salvato. Io mi ricordo che l'ha detto. Sì, chi? È vivo, però non è qua. È quello che ha detto prima. Chi? Sono tutti fuggiti, hanno perso la memoria esattamente come noi. Già, non sappiamo più niente. Sì, hanno perso la memoria come noi. Abbiamo perso tutto, anche disperazione. Voi sapete il nostro nome? Non lo troviamo più, siccome. Ma se c'erano le cappucce? No. Nelle tue tasche? No, li abbiamo lasciati nell'archivio. No, non è vero, ma dici se la spandare, non la spiego. È quello che dice. Già. Questa faccia cosa c'è? Sono tutti vampiri qua. A dimenticare la strada di casa o il vostro nome. Come si saluta? Mi sa che quelli dentro al cerchio non sono vampiri, mi sa che sono Sono? matti. Dici? Non lo so. È venuto il panico quando hanno detto andate via! Ho detto oddio, ok, va bene. E siamo di nuovo qua. C'è la signora... La killer? La vedova nera? E non quella degli Avengers? Eccola. Lei. Questa- Wow. Sì, era proprio inquietante. Sì, molto inquietante. Sembrava una sorta di Donnie Darko più gothic. Non avevo vista la gabbia. Quale? Il paese si chiama Borgo a Mozzano? Sì, dove c'è il ponte del Provincia diavolo? di Lucca, dove c'è il ponte del diavolo, ragazzi. Siamo tutti È lui! Ah, è lui quello cattivo. È lui, sta attento! È tornato. troppo vicino. Ok. Era lì il punto dove c'era il signore. Vedi che c'è gente ora. Sai che prosegue di là? Era lì lo zombie che in realtà era un signore. Era proprio in quel punto lì. Sì? Sì. Nella penombra io non capivo cosa stesse facendo. Dove? È una scala d'emergenza quella. Vedi, qui non c'è stato il benzina. No, c'è solamente il piscio di piedi. Esatto, stavamo correndo e ora niente. Ma avete trovato che se cade glielo raccogli.
anche vedere mentre che ho preso la Sì, hai visto il Ponticello? Sì. È bellissimo. Paolo Sembra una piccola Venezia. Bellissimo. Ne abbiamo fatto 45 prima. Noi siamo qua da ieri, Ma quando è? E ti vede sempre relativo. C'è il dietro. E tipo partiamo e andiamo. Dove siete? Stiamo partendo adesso. Dove siete? Qui. Avete il bollettino voi? Il vostro ricordo? No. Che era dentro la busta? C'era una cosa veramente interessante da riprendere e non l'hai ripresa. Cosa? Un ragazzo altissimo, sarà stato almeno 2,20 m. Dove? È andato in là, è chiamato, ma in là. Mi dicono che c'è forse anche, cioè ora ho chiesto conferma a Samantha, dice che anche a Ghivizzano Alto c'è una festa. Davvero? Senti, non so chi sia, ma Necronomicon ti chiede se ti chiama Chen, quindi ti conosce per forza. Chen, passi anche di paese? Credo che sia. Non so però chi sia chi sei Necronomicon? Rivelati. Rivelati a Chen, così ti possiamo rispondere. Non lo so, se c'è qualcosa di interessante possiamo pure passarci. Se no, tanto l'obiettivo della serata era venire qua. Ce n'è gente strana in giro. E c'è sempre lì. Secondo me sono indizi, non possono essere messi così a casaccio. Cosa? Quelli, secondo me sono indizi. Non lo so. Allora, raga, vi spiego. Praticamente abbiamo scoperto che è tutto organizzato secondo una caccia al tesoro. Io e Davide siamo due biscri e non ci siamo iscritti, quindi non la possiamo fare. Però andiamo a rompere le balle alla gente, no? E queste persone hanno cercato degli indizi. Il gioco è andiamo da Laura. Non sono riuscito a leggere cosa c'era scritto. Laura. Perfetto, perché quella che era cascata a me mi è rimasta sta comando, vedo? Ottimizzare le cose, non so se non la vedo. Perché mi abbandoni sempre quando passa la gente strana? No, scusami, non vedo il fiume. Si vede niente, è tutto buio. Lo so. Silenzio. È tutto buio. Mi fanno paura, gatti, ora mi attaccano. E se sono vampiri che sbrilluccicano alla luce del giorno, io non lo voglio diventare sicuramente. Ecco un'altra famiglia di vampiri. Siamo i Visconti. I Visconti. Che avete trovato per ora? Pochi indizi. Ok. Comunque mi sa che sì, effettivamente c'è il Ghivizzano Alto, se mai andiamo a dare un'occhiata. Ma che c'è di preciso? Non lo so, però mi ha scritto anche Silvia adesso. Che ha detto? Aspetta. Non sapevo che c'era la festa Ghivizzano.
Ah, che festa che Vizzano? Non lo so. Accidenti. Vabbè, fatti dire da qualcuno che tipo di festa c'è che Vizzano. Cioè, ci sono vampiri da tutte le parti. Come ti giri, ti giri. Molti hanno dei costumi bellissimi, Magari in Can I see them? C'è qualcuno che sta venendo frustato. C'è Necronomicon che non si è rivelato, però dice: guarda se sono aperti i sotterranei del palazzo della comunità montana. Invece Sami ci dice: tipo quella lì, ci sono zombie e fantasmi, l'ho visto da un video di un vostro amico di Facebook. Ah, sotto la comunità montana è di là, mi sembra. No, è questa la comunità montana. O è questa? Forse è questa qua. Di qua forse. Oh, non lo so, io sto andando alla cieca, non conosco il paese purtroppo. Vero? Credo di essere più nervosa in questa festa pur sapendo che sono tutti attori che quando vado in indagine. No, ma non sono tutti attori, Vabbè, attori comunque persone del paese che... No, questi no, vengono da tutta Italia per fare sta cosa. È uguale. Buonasera. Da dove venite voi? Da Bologna. Da Bologna. Accidenti, lontano. Buonasera. Sera. Ciao ragazzi. Te l'ho detto che vengono da tutta Italia. Scusa, t'ho spento? Un pochino. Non si arrabbiare, correte, via, scappate! Ora siete di terra. Ti ricorro io la Buonasera. Il tuo sacco. Non è il mio, è il nostro sacco. Ah, fino
ieri erano i nostri soldi, comunque. Tu hai speso per il sacco. Non è un sacco. Glielo dite anche voi che non è un sacco. Non è un sacco. Ha ragione lei. Qui c'è l'anima, c'è un'anima. E io ve lo proverò. Anzi, voi lo proverete a lui. Che è certo. Io vinco questa sfida, te l'ho detto. Siamo d'accordo. Abbiamo fatto una scommessa. Lui crede che nessuno sia in grado di indovinare il peso di questo sacco. Io credo che qualcuno ci possa riuscire. E abbiamo fatto un accordo. Chi ci riesce è libero. Chi perde deve correre veloce, perché non è molto calmo. No, sono autorizzato a fare quello che voglio. Volete provare? Va bene, proviamo. Il peso deve essere espresso in chili, avete tempo per confrontarvi e poi darci la risposta. Perfetto. Non è il caso, non può continuare a fare tamburi con la pelle di maestria. Vabbè, ma è stato un caso, sono caduta. Sono incampata. Penso di averlo scoperto. 1,5 kg. Congratulazioni, segnatevi il numero della nostra casa, 14. Grazie, ok. Congratulazioni. Avanti alla prossima famiglia in attesa. Buonasera. Benvenuti, viandanti. Sapete già le regole? No. Ah, è vero, siete Ah, no, nuovi, sapete. hai ragione. I gitani vi danno il benvenuto. Io e mia moglie. Ti sembra una zingara? Ti sembra una zingara? Sì, sì, l'ho rubato, però vai. Siamo zingari perché hai dato via tutti i soldi per questo lurido sacco. Non è un sacco, diteglielo che non è un sacco. Vi sembra un sacco? Vi sembra? Non è un sacco! Che cos'è? Sotto questa luce. È l'anima. È l'anima. Ecco, l'anima. Io dico, tutti ignoranti qua, tutti ignoranti. Lo vedi anche tu che ho un'anima. Ma Sono voi- sconsiderata a definire ignoranti i clienti. Vediamo se indovinano? Vediamo se indovinate quanto pesa l'anima. Avanti. Facciamo un gioco, facciamo così. Io lo so quanto pesa. Vi lascio la vita la strada. Non dico niente, non dico niente. Oh, questo è sexy. Molto. Paura. Smetti di spaventarti. Io? Smetti di spaventarti. Io non sono spaventato. Hai detto che paura. Mi ha fatto il verso col bastone. Comunque so quanto... 1,5 kg. Ok. Perché hanno indovinato gli altri, per questo lo sai. Sì. Ok. Faccia di culo, è imbrogliato. Ho sentito la risposta. Ci sarà qualcos'altro di qua? Boh, proviamo. Tanto ormai. Basta che non apre qualcuno che scappa le porte perché caccio un urlo che penso sterorizzi tutta Borgo Mozzano. Pensavate che era un'indagine paranormale stasera. Invece è soltanto paranormale. Paranoia. Poi incontri gente così e ti caghi in mano, no? Dietro l'angolo proprio. Questi sono binari attivi del treno, sicché Sì, no, non ci passa, sto guardando per cercare di capire dove siamo. La ripresa lenta, guarda si va. Non ti esporre, troppo. no, ma i treni non credo che ne passino ora. Però insomma, Ma lì c'è un cimitero? dove? No, non è un cimitero, non sembra un cimitero. Stasera è da film horror. Che si fa? Si va a Ghivizzano? Dell'altra festa? Non lo so se c'è qualcosa. Eh sì, c'è una festa con fantasmi e zombie. Andiamo a vedere. Mirai. Ok.
Ghizzano altre, ci sono sempre fantasmi e zombie, però nel senso... C'è più fantasmi che persone. Dai, ok, da quale parte siamo venuti? Di qua o di là? Di qua. Di qua. Fabio dice, ora ti dico una cazzata, ma come viene detto in un noto film, l'anima di una persona non pesa 21 grammi. Avrà È mangiato un film quello. 21 grammi si chiama proprio il film. Mi ha detto, cioè il Necronomicon ti ha detto, Chen, portala a vedere le scale dentro il muro della chiesa di paese. Sì, le abbiamo già viste. L'abbiamo già viste quando abbiamo fatto l'indagine in paese. Da dove siamo venuti? Lì c'è il chilo e mezzo. Io volevo superarli, però mi fanno paura. Quindi... Eccoli. Ecco, pensavi di essere al Non sicuro? ti dire niente. Io vendo risposte qua, solo risposta e indovinello. La vendo a prezzo modi. Quando sei fuori segnale. Risiamo dal vivo? No. Sì, risiamo dal vivo ora. È la qualità della trasmissione. Al massimo 7:20. Eh? Si è ribloccato. Ok, non avevamo finito di andare fino in fondo, mi sembra. Ma perché c'è la matta dell'anima, della pietra, di Cristo che blocca. Guarda, ci sono fantasmi anche là. Esatto. Loro hanno vinto con le piume in testa. Comunque non so perché questo posto, Guarda che bella inquadratura che ti faccio ora, col paese così visto dall'altro. Cosa? No, che Fabio ha detto, a parte che lo dicevo come cazzata, perché se il sacco è 1,5 kg, lì dentro c'è un paese intero. Tipo chiede, il tipo con l'ombrello alla fine è volato via come alla stile Mary Poppins, probabile. Non l'abbiamo più L'avranno visto. placcato a un certo punto, hanno detto basta. Tipo E avranno rubato l'ombrello. Visto che pioveva fino a poco fa. Rombato l'ombrello? Rubato. Ho capito rombato. Comunque mi sa che abbiamo scoperto più indizi noi che tutte le famiglie dei vampiri. Grazie a cazzo, mi fai a fare i giusti. No, l'inno della Juve non lo riprende. L'inno della Juve, questo è bellissimo. E niente, siamo giunti. All'inizio, scusate, continuo a sbagliare, che il freddo mi mette un po' di sonnolenza. Io Poi sto c'ho fame. sudando tantissimo, un caldo boia. Fame! Te li faccio vedere io i vampiri ora.
Ah, c'è Kat che chiede dove siamo, che facciamo, quindi fai un riassuntino per quelli che si sono appena collegati. Allora, ragazzi, intanto ciao a tutti per chi è arrivato adesso. Noi siamo a Borgo Mozzano, di nuovo abbiamo fatto la sorpresa di fare la live all'improvviso. Siamo a Borgo Mozzano, è un paese che è situato nell'entroterra di Lucca, quindi dalle parti di David, e è del paese quello famoso per via del Ponte del Diavolo. E qui c'è questa grande festa, sia oggi che domani sera, dell'Halloween. È uno degli Halloween più famosi d'Italia. Vengono da tutto il mondo, tanto che alcuni ragazzi, cioè da tutto Tutto il mondo lo non so, credo, magari tutta però da tutta Italia. Italia sì, infatti c'hanno dei ragazzi di Bologna, quindi. E niente, guarda, ci sono dei vampiri un po' davanti a noi. Ah. Allora ora intervistiamo questi vampiri. Siete appena arrivati voi? No, stiamo giocando all'evento, in gioco. Avete trovato qualcosa di figo? Qualche indizio? Sì, ci hanno dato. Sì, ce ne abbiamo diversi. Sì? Dai, fate qualche spoiler. In realtà non siamo nemmeno noi, abbiamo trovato pochissimo a Roma. Parecchi frammenti di ricordi che ora solamente basta. pian piano ci guideranno alla soluzione. Adesso portiamo del sangue belli alla punti. vecchia e vediamo se ci dà qualcosa in cambio. Buona caccia. Grazie. Anzi. Ecco, questo è il punto penso più inquietante del paese, raga, dopo il ponte, perché siamo su i binari. Sì, i binari del treno. Sono Sì, degli dogli arrabbiati. si vedono male i binari del treno. Volevo arrivare fino al ponte di là per vedere se si vede il ponte del diavolo. Non mi ricordo se si vede da qui. Mi sa di no, mi sa che si vede la diga e basta. Però stiamo girando ancora per il paese. Sì, Ale, è vero. Cosa? Ale ha detto quando Clorinda entra nel territorio toscano prende ancora più l'accento, è vero. Sì, perché Clorinda prende gli accenti. Io sono una ligure naturalizzata toscana. Ah, aspetta, c'è Jessica che ci ha detto cosa c'è, leggi un po' il commento. Nessuna festa, c'è la cena con delitto al palazzo di Francesca e una compagnia di zombie che esce fuori per i bimbi. Domani sera idem con dolcetto e scherzetto e mondine davanti casa di Sara. Ah, ok. Ok. Allora via, più una festa per i bimbi allora. Quanto pare. Qui siamo sulla parte esterna del paese, sulla strada principale, via. Questa strada qui praticamente è la Ludovica, che andando in giù di qua si va a Lucca, andando in su di qua si va a Castelnuovo, in Garfagnana, e io faccio il giro della rotonda. Perché mi ricordo sicuramente male, ma penso che da qua si possa vedere il Ponte del Diavolo, forse no, ma la diga di sicuro sì. Sì, infatti questa è la diga di Borgo Mozzano. Dall'altra parte della diga c'è il Ponte del Diavolo. Dalla parte di qua non si vede niente, è tutto buio. Qui siamo proprio fra i monti. Si sente, fa un freddo. Torniamo verso il paese, dai. Sì, lo so Samantha, quella è la strada che arriva fino al ponte, infatti magari ci facciamo un salto ora, perché non è distantissimo. Comunque pare che questi zombie siano molto bravi, quelli di Piligrana.
Sì? Chi l'ha detto? L'ha detto Jessica. Attento, Sapete, sono diventati noi fantasmi ora. 1, 2, 3. Un papa sono magnore. Andiamo. Aspetta, Stiamo camminando, stasera? Sì. E io non voglio essere noiosa, ma io ho fame! Sì, ho fame anch'io. E sono le 10:30. Qualcuno sa dove si potrebbe mangiare qualcosa qui al borgo? Non c'è nulla d'aperto. No, al borgo no, non credo, è tutto finito. Io pensavo che c'era qualche banchetto, qualche bancarella, un po' di porchetta, qualche hot dog, cioè pensavo che era una cosa un po' così. Invece mi sa che per via del Covid non c'è niente di ciò. Mausers. Chi è la vampira più bella? Sei tu? Non è vero. Non è neanche vero. Comunque anch'io caldo. Ho freddo alla testa. Mi sta peggiorando il mal di testa per via del vento e della fame. Ma addosso caldissimo. Anch'io caldo. Cioè sto proprio sudando. Ma ci sono dei fantasmini appresi, guarda. Sì. Sul terrazzo. Samantha, è Marameo? Qual è la pizzeria quella nuova che c'è di là da Fiume? Dici quella? Stai perdendo? No. Che fai? Ah, sta soffiando il naso. Seguiamo la massa, vediamo dove ci porta. Mi è rimasto qualcosa in testa, non so se ci avete fatto caso. Cioè, tipo una... Sentiamo un po' di dolore. Sentivi vuoi un occhi? Abbiamo un occhi da darti, sembra. Ottima idea. E ciao. E ciao. Sì, quello come vede un cane ovviamente. Sì, io non capisco più niente. No, non mi mangiare la giacca, mi serve.
Bello. Scusate il disturbo, ragazzi, mancherebbe. Erano doghi bellissimi. Era bellissimo. No, c'è scritto Punta del Diavolo? Qui. Allora vieni qua. Ma sì, facci. Ah, ma no, ma è l'incontrario. Il diavolo è su là. Ma cosa? Dopo ci divertiamo. Se ne devi andare verso Milano. E anche noi non so di Stai ballando liscio? Quanto manca il ponte? No, non manca molto, mancherà 1 minuto, 2 minuti a piedi. Come va? Tutto a posto? Tutto bene. Ah, ok. Però non so se mi devo far vedere con la mascherina su, prima è carina. No, ma alla grande. Tutti alti. Tenta dietro. Ah, è il febbrone, eh? Ma che io sto morendo di caldo, ti giuro. Ma io ho caldo, però la testa no. Che hai visto? Sono lì. Ecco, ora sì che sei bello. Non si dicono queste cose. Urca la peppa. C'è un altro doggy, ma sto fermo. Giù. Questo è il lupetto. Siamo un po' sfocati ora. Aspetta un po'. Fermati lì. Ok, vai. Eravamo un po' sfocati. Un po'. Sì, quella praticamente dava fastidio per andare di dall'altra parte. Stanno parlando del ponte. C'era la luce sparata negli occhi, ha detto. No, ma mi ha fatto anche come camminava un tizio, sembrava, vabbè, non posso dire. Sembrava che si era fatto la cacca addosso. Oi oi, quanto manca? Non lo so. Me lo ricordavo più vicino a sto ponte del diavolo. L'avranno spostato. L'hanno spostato in occasione. Qui dentro c'è qualcosa. Tipo? Ci devo parlare. Però non mi sembra una casa. Sentivi parlare o erano i pipì? No, no, era gente viva, spero. Spero. Sono le luci accese, quindi o sono fantasmi spendaccioni. Ci dovremmo essere ormai. Questa è una cappellina, non mi ricordo. Ah sì, lo comincio a vedere. Laggiù in fondo, al ponte del diavolo. Eccola lì, sì. Macchina. Ah no, che paura, pensavo che era una macchina, invece
Era una macchina da sopra, era. Da sopra la cavalcavia. Ho sentito un rumore dietro, ho pensato che era una macchina. Dove? Ah, è un fantasmino, ho piccato. Yes. Ok, qui andiamo sempre più nel buio. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Ci riusciamo male ora. Però fa miracoli questo telefono comunque, perché nonostante tutto qui siamo veramente nel buio più pesto che ci possa essere. Cioè letteralmente non vedo dove cammino. Ho detto non una torcetta, anche la siamo portata dietro. Ma io cosa ne so io, cioè, se non le sai tu ste cose. Che ora, se non mi sbaglio, c'è da fare anche un punto nella strada proprio. Sì, qui non riuscirà mai a prendere il fuoco adesso. Troppo buio. Non è pericoloso far così al buio per noi, Accendi il telefono, luce il telefono. Almeno guardiamo dove camminiamo. Peccato che ci investe. No, un po' di marciapiede mi sembra che ci sia. Comunque quello là è il ponte del diavolo. Ci siamo quasi. Dall'altra parte, perché noi di solito lo vediamo da quell'altra parte, se non sbaglio. No, lo vediamo sempre di qua. No, lo vediamo dalla parte... Comunque questo pezzettino qui facciamo alla svelta, gatta, perché qui ci sfrecciano a 300 all'ora di solito. Eccoci. Andiamoci di tanto fiato, perché fare questo ponte è un casino. Ecco, ho già fatto il primo passo, sono già stanco. Dai, montiamo su. Oddio. Stiamo montando sul ponte del diavolo, per chi ancora non l'avesse capito. E questo Ragazzi, non avete idea di quanto è ripido questo ponte. è il ponte, solo che si vede sfocato. Eccolo, ora è a fuoco. Cerca di non cascare. Non c'è un po' anni. Ponte del diavolo di Borgo a Mozzano. Saliamo? Aspetta, fagli vedere quanto è ripido. Non si vede. Cerchiamo con la luce. Non si vede, non si vede. È ripido, è ripido. Specialmente sto pezzo qui è ripidissimo. Guarda che scena, peccato che non si vedrà mai. Loro vedono tutto buio e basta. Cioè, è inquietantissimo, raga. Non potete capire. Cazzo, non avrei avuto una torcia. Vedi che siamo idioti. Appena passiamo questo punto qui dovremmo cominciare a vedere qualcosa, perché c'è la luce di là. È asciutto sotto, non c'è acqua. Sembra un pochino asciuttino, sì. Eccoci. Ah, maledetti fari. Perché? Non c'è acqua? Pochissima, solo lì. Qui non ce n'è. Guarda, tutto pietra. Madonna com'è alto. Visto così, senza acqua fa ancora più impressione. Ha detto un economico, guarda che è secco, non ti buttare. No, ma guarda, ma neanche se c'era l'acqua mi buttavo, tranquillo.
Comunque sì, abbastanza figo. E qui in pratica la leggenda narra che... Infatti Guglielmo la chiede. Te lo sai, no? Allora, non me la ricordo benissimo, nel caso mi corregge David. Allora, partiamo dal nome. Il nome di questo ponte è il Ponte della Maddalena, detto il Ponte del Diavolo. Mi pare che la sua costruzione risalga al Medioevo, più o meno? Sì, Siamo lì. Praticamente la leggenda Cosa ti devo narra... strusciare dietro? No, era la macchina che passava. No. Vabbè, continua la storia. No, è inquietante che c'è la nostra ombra proiettata lì, guarda. Vedi? Cioè, dovrebbe essere la nostra ombra, ma non si muove. Sì, no, la nostra ombra. Vabbè, comunque dicevamo... ok. Dicevamo che praticamente la leggenda narra che questo ponte, i vari architetti, l'architetto principale ma anche altri a seguire non riuscivano a completarlo. Sull'arco principale, Sull'arco quello dove siamo noi principale, ora. dove siamo noi. Cosa? Porca puttana, che spavento! Ho perso 20 anni di vita. Quanti Ecco anni di chi era vita? lo strusciare. Quanti anni di vita hai perso? Ok, ora mi riprendo un attimo. Aspetta che non sia a fuoco. Che paura. Ok, ricominciamo. Sì, ho visto che non era a fuoco. Ok, ora ci sei. Diceva praticamente non riuscivano a completarlo, quindi l'architetto si è rivolto al diavolo, ha fatto un patto con lui chiedendo appunto di completare il lavoro al posto suo. Il diavolo ha accettato, ma con diciamo, come si dice, in cambio di un patto fondamentalmente che praticamente il diavolo, scusate sono troppo spaventato, il diavolo ha accettato questo accordo, però in cambio ha detto che avrebbe preso l'anima del primo essere vivente che avrebbe attraversato il ponte. Quindi i paesani, messi al corrente di questa cosa hanno fatto? Il giorno dopo, innanzitutto, quando si sono svegliati, hanno trovato il ponte completo e per ingannare il diavolo praticamente hanno fatto, ci sono due versioni, c'è chi dice il cane, chi dice un maiale, chi dice un gatto, e sono tre le versioni mi pare. Hanno fatto attraversare No, io so quella del gatto e del maiale. del gatto e del maiale, hanno fatto attraversare un gatto o un maiale sul ponte, al che il diavolo adirato prese l'anima di questo povero animale e poi mi pare che si gettò giù dal fiume. No, quella è un'altra storia. Quella è la storia di Lucida Manzi, che è Ok. lei che si è buttata Ok, vabbè, comunque sia, insomma, pare che il diavolo comunque sia rimasto adirato, però non so il finale effettivamente della leggenda. È finito così, che si è preso l'anima del gatto. E basta? E basta, è finita. E il ponte è rimasto Mi su. pare che qualcuno mi disse, forse Silvia o qualcun altro mi disse che si era buttato giù il diavolo, No, cioè quella... il diavolo era andato ad No, abitare. quella è la storia... Sì, di un'altra tipa, ma quella è la tipa. Pare che il diavolo da queste parti gli piaccia spesso e volentieri di prendere anime e buttarsi nei fiumi, boh. Infatti anche nelle fontane, credo, nei toscani. Sì, non si beve... Non si beve dopo la mezzanotte in Toscana. No, di nelle notte non fontane, si beve alle fontane. perché c'è il diavolo dentro. Perché c'è il diavolo dentro. Quindi in realtà la diga è diga Satana 666. Ah, Jessica dice che era un cane. Vedi? Ah, ok. Ma ognuno cambia la versione, perché io sapevo anch'io il cane. Andiamo, torniamo indietro. Poi tu mi hai detto il maiale e poi non mi ricordo chi disse il gatto. Allora, io ho sempre saputo che era un gatto, poi qualcuno mi disse che era un maiale. Qui fa un po' di luce perché non si vede la minchia. Aspetta. E poi invece sembra che sia un cane. Se lo dice Jessica vuol dire che è vero. Lei è sicuramente la più informata di tutti su questo posto. Comunque vorremmo venire a fare un'indagine qua, ragazzi. Il problema è che, Ci sono due super strade che lo a costeggiano. parte quello, ma poi è pieno comunque di abitazioni. Davide fa vedere comunque. Ma c'è non, gente non ci è abita che si proprio a veda, fianco. non è che Vabbè, si veda questa è molto una bene. casa comunque, sono E case. poi c'è la ferrovia che passa di sotto comunque. Quindi nel senso qualsiasi strumento di rilevazione di campo elettromagnetico per esempio sarebbe completamente falsato secondo me. Sì, sarebbe inutile. Quindi sarebbe magari interessante tentare una spirit box.
Però sarebbe da fare tipo di notte. Il problema è che di notte secondo me c'hanno i sassi e quelli che abitano a fianco. No, vabbè, ma se tieni basso volume il problema non c'è. È che qui più che di anima dei morti si parla proprio di leggende che riguardano il diavolo. E le streghe? Ah sì, le streghe, perché ora ovviamente di notte era impossibile vederlo, ma dal cima lì del ponte si vede Prato Fiorito. Prato Fiorito è noto per essere il posto dove facevano il sabba le streghe. E praticamente... Aspetta, di che ora- particolarità ha questo monte? Sì, che praticamente è un monte senza alberi, Non crescono, raga, cioè cresce l'erba, c'è ma non soltanto crescono gli un alberi. prato. Brava, fai la luce per terra perché sennò... Occhio, Vieni più qua. Ok, praticamente niente, c'è questo monte nel quale ci fanno... Eccolo il gigante! È Cosa? lui il gigante! È lui! Guarda quanto è alto! Sembra lo Slenderman. Abbiamo trovato lo Slenderman, non si vede però, è tutto buio. Sì. Attento. Non inciampolarti. Che io ti tiro su, Ok, comunque, che stavamo dicendo? Del Prato Fiorito. Prato Fiorito, dove ci fanno, per la quinta volta lo dico, i sabba alle streghe e volano, non so in quale notte, forse ce lo può dire Jessica, lei lo sa di sicuro, c'è una notte dell'anno che volano le streghe da Prato Fiorito fino sul Ponte del Diavolo. Questa è la storia. Comunque è meraviglioso vedere le montagne anche di notte qua. Sì, che in video non si vedono. Non si vedono di notte. Che dici? Andiamo a cercare un posto dove fare la pappa? Sarà utile. Leggere un po' di amore e commenti perché io non riesco... Perché mi vanno e mi scompaiono, non faccio mai in tempo a leggerli. Dai, su qui luce c'è, piglia il fuoco. Piglia il fuoco. Bravo. Bravo telefonino. Io odio usare le videocamere in automatico. Ecco. Io sono abituato a fare tutto in manuale. Quando mi date una cosa che fa tutto in automatico invece vi ci sclero, perché non fa quello che dico io. Dica nei commenti. Beh, l'ultimo commento è di Necronomicon che dice ci si sono ammazzati in tanti lì. Ponte del Noi Diavolo? volevamo- Sì, noi... Vabbè, lo sapevamo anche noi, David, che comunque No, almeno io un non caso... non lo sapevo sta cosa. No, almeno un caso lo sapevo io, però preferivo non citarlo perché mi sembrava triste, nel senso, comunque pare di sì. Io non sapevo niente di questa storia. Però sicuramente non in tempi recenti, credo. No, uno abbastanza recente. Recente? Ma guarda che non si muore se che si casca dal ponte. Cioè ora sì perché è asciutto, ma di solito c'è l'acqua sotto. Dipende, non so. Non lo so, David, io non c'ero, non voglio neanche pensarci. Vabbè. Stasera è una maratona. Sì, inizia a essere un po' stanchino io. Abbiamo sempre camminato, non ci siamo mai fermati. Io confesso di essere anche a digiuno. Sì, l'abbiamo capito che hai fame, anch'io ho fame, tranquilla. Beh, capace che poi mi siedo a tavola e mi passa, però nel senso, ora c'ho un po' fame. Ma fai conto che è più di un'ora e mezza che camminiamo. Di già? Perché la diretta qui è un'ora e 20 e noi però siamo partiti dalla parte opposta del paese, quindi noi l'abbiamo già attraversato una volta.
quindi forse anche di più. Se c'è qualche commento da recuperare, Sì, stanno parlando dei casi di suicidio. Vabbè, eviterei. no, ma anche commenti prima magari, che ci Prima siamo no. persi. Prima ci hanno corretto grazie perché non la sapevo bene, Davide fa raccontarmi le cose, ma purtroppo non sono neanche del posto. Comunque molti hanno confermato che era il cane, appunto. Ok. Patrizia dice, dai che camminare assottiglia le caviglie. Spero che mi si assottigli anche un po' il popò a me. Il popò. Il popò. Il popò. Non le caviglie. Ecco, come ci si riavvicina al paese, si ricominciano a vedere le famiglie dei vampiri. Secondo me richiederanno i soldi indietro perché stanno facendo un culo per trovare gli indizi. Cioè, ce lo stiamo facendo noi che stiamo girando e basta. Aspetta che c'è Laura Luna che si è collegata adesso. Ah, le volevi spiegare un attimo? No, gli dicevo brevemente. Ciao Laura, siamo a Borgo a Mozzano, che è un paese in provincia di Lucca, nella Valle Media Valle Media Valle Garfagnana, giusto, dalle parti di David, che qui ogni anno organizzano uno degli Halloween più belli d'Italia. Se non altro uno dei più grossi. Esatto. Quest'anno finalmente sono riusciti a riorganizzarlo dopo i precedenti 2 anni di Covid e noi siamo venuti a dare un'occhiata già stasera. Poi vedremo domani che faremo. Probabilmente domani. Non dire niente, sta zitto. Ok. Ti spacco il telefono. È cattiva? Non riusciamo a trovare l'altare dei balli. L'altare del? Bullet. Bullet? Sì, che è una mappa, vedete? Tanto noi non partecipiamo, quindi. Allora, vedi, noi eravamo al 10 che c'era il dottore là sotto, no? Ok. E poi sarebbe qua. Quindi da questa parte qua, vedi? Sì. Qui. Ah, quella Tutte le squadre sono andate fino in fondo, non dico al Ponte del Diavolo, ma quasi. Ma Noi siamo andati al Ponte del Diavolo ora, però non c'è niente. Non c'è niente? No. Ah, allora. Aspetta, però, stando alla mappa, questo è il Ponte del Diavolo, giusto? No, il Ponte del Diavolo è su di qua. Tu praticamente adesso sei su via, su questa via, no? Ok. Qui, qua dietro, se vai nell'ombra dietro, c'è il dottore. Ok. E andando avanti ci sarebbe il Ponte del Diavolo qua, no? Ok. Ma Sarebbe il Diavolo 21. È qui, capito? Ok. Non si capisce. Non lo so perché. Scopriremo questo arcano. Quanto rimane ancora di tempo? Ah, fino a mezzanotte e 45. Ah, ok. Non molto. Non molto, no, con un'oretta e mezza, sì. No, là non c'è Buon niente. proseguimento. Anche a te. Ciao. Buona caccia. Grazie. A meno che non c'è qualcosa oltre il ponte. No, oltre il ponte è possibile. Andiamo un attimo a vedere qua. Ha detto che qua c'è un dottore. Sì. Aiuto. Riesci a farmi un po' di luce? No, vero? Ci provo. Ok, sì. No, sto solo per vedere dove cammina. Ha detto che è giù di qua. No, mi sa che lì. No, Questo qua. è parcheggio. No, non è qua. Ah, ok, no, non è qua. Dov'è allora? Giù di qua allora? No, qui sotto forse. Sotto cosa? Anche il... Ma cosa dici? Io non ci vengo di questo. E allora dov'è? Andiamo a vedere. Ma non so se si capisce qua. Qui stiamo entrando in un'abitazione privata, veramente. Muro. No. E quindi? Avremmo capito male.
Infatti però. Infatti. Che cosa? Bucio del culo ho fatto tutta sta roba. No, più che altro stanno girando tutto il paese per cercarlo e non lo trovano. Cioè c'è l'ultimo indizio, hanno detto. Quel ragazzo lì però o non li ha cercati tutti o non l'aveva fatti tutti. Tra l'altro mi chiedo, alla fine cosa ci sarà? Un premio? Sì, c'è un cadavere sanguinolento. Magari è una torta gigantesca a forma di bara. È la Grazie Paolo. Dice comunque Midnight Team dirette live super relative. Sì, a parte qualche ubriaco. Vabbè, questa è la normalità. È sabato sera. Quindi. Sai che mi sa che dovremmo ripiegare sul McDonald's di Luca perché secondo me non troviamo nessuno aperto. Che caldisco. Caldo, eh? Che ora si è fatta? Si è fatta alle 11:30. 11:30, ok. Vabbè, direi che arriviamo in fondo al paese, poi possiamo interrompere la diretta, che dici? Semmai se abbiamo qualcos'altro ci ricolleghiamo, se qualcuno è nottando stasera. Vabbè, intanto continuiamo, magari troviamo qualche altra famiglia di vampiri che non abbiamo ancora incontrato. Comunque erano tantissimi anni che io non venivo a questo evento, ovvero l'Halloween di Borgamozzano. Mi ricordo quando ci venivo io, ero veramente un ragazzino e mi vestivo da corvo. A quel tempo avevo capelli lunghi, tutto truccato col viso bianco da clown, nastro adesivo addosso, il corvo, via, ero uguale al corvo. Però a quei tempi non si camminava per la strada qui, era tutto pieno di gente. Figure inquietanti ne abbiamo qua? Allora, aspetta che rispondo a qualcuno. Vai. Allora, Simonetta intanto va a letto e dice bella questa live, buonanotte ragazzi, grazie. Sì, non ti avvicinare troppo, se io mi allontano vuol dire che... Scusami! Io mi allontano e ti avvicini. Poi Jessica dice... Aspetta. Vai. Dicevo, poi Jessica dice che ci conveniva fare il gioco, che ci aiutavano loro in live. Ah, vero, ci avrebbero aiutato fortissimo. Poi... ragazzi, ma non abbiamo giocato perché non lo sapevamo, perché siamo due bischeri, non sapevamo che c'era da... Cioè, ci hanno spiegato che c'era da prenotarsi su internet, inventarsi il nome di un gruppo di vampiri per poter partecipare. Se non sei iscritto non lo puoi fare purtroppo, non lo sapevamo, se no l'avremmo fatto. Oddio, beh, saremo eravamo ancora soltanto primo in indizio due. noi, Va bene. No, io non so se avrei giocato perché è più divertente andare a vedere quello che Quelle fanno. scatole, Sì, esatto. più divertente. Poi
Fabio chiede, ma quello che stava cercando il tipo è un luogo o qualcuno tipo quello che aveva il sacchetto? Esatto. Bella domanda. No, no, era un indizio, cercava un indizio che non ha È trovato. l'ultimo indizio, però l'ha detto l'altare lui. Quindi credo che sia il finale del gioco. Non so. Ma non è che l'altare era quella chiesetta che abbiamo visto noi? Ma sai che ci avevo avuto il dubbio anch'io, però non c'era niente di strano. Cioè, nel senso, era molto particolare come Ma chiesettina. forse c'era qualcosa scritto? Non lo so. Ah. Poi? Vabbè, Jessica dice che tutti gli anni è così, che c'è poca gente, credo si riferisca. E boh. Siamo un po' fuori fuoco Davide di nuovo. Dobbiamo allontanarli, magari. No, io qua ce l'ho il fuoco ora. Stanno ancora cercando, sì sì. Metti un numero massimo. Poi non siamo passati. Sì, andiamo a vedere. C'è qualcosa. Vediamo. Andiamo a vedere, vai. C'è un calzino compreso. Un calzino. Ma ci sono i mostri laggiù, guarda. C'è un mostro con la canna da pesca. Ah no, non è la canna da pesca, è una radio. Una famiglia di vampiri. Che ci raccontate? Sdentati. Niente, siamo qui. Che ci fai con quella cosa? No, siamo una postazione per i giochi di ruolo, per la caccia al tesoro. Non siamo più. Non dirlo che poi ne parlo. Ma siete in live, eh? Siete in live su YouTube. Sì, sì. Perfetto. Vabbè, ma possono dire che sono stanchi. Siamo stanchi. Anche una famiglia. Famiglia, siete in ascolto? Vince, Lorraine, mi sentite? Mi sentite? Scusate, è una notte difficile, lo capirete anche voi. Oggi, come tutti gli altri anni, si è chiuso il portale per portare qua i vampiri a celebrare le nostre celebrazioni. Da sempre mio padre si occupa di portare qua i vampiri, appartenenti alla stirpe di Sarkania. Se questa oscura notte passerà e noi non saremo stati in grado di riportarli qui in tempo, sarà la fine della stirpe di Sarkanira, almeno per come la conosciamo. Però l'ultimo adepto e mio padre hanno trovato qualcosa. È un tassello appartenente alle antiche scritture. L'ultima chiave per salvare la nostra stirpe. Abbiamo provato di tutto. Mio padre penso si stia iniziando a perdere. Adesso tocca a voi. Io sono molto inquietato. Tutto ok? Sì, stavo leggendo che mi fanno i complimenti. Mi fanno i complimenti. Grazie. Che dicono? Come si chiama su YouTube? Noi siamo un gruppo di Ghost Hunter, siamo Midnight Team. Midnight Team. Siamo Ghost Hunter, siamo. Che gli dicono? Faglielo vedere. Dicono, hanno detto che sono
le comparse, quindi tutti quanti voi che siete bellissimi e che è anche impegnativo farlo, devi ricordarti tutto, suscitare interesse, che forte fanno anche del teatro. Sì, noi siamo dei principi. Noi lo Vabbè. facciamo per divertimento. Però siete Io sono uno bravi. scenografo. Però siete l'ambiente. No, amatoriale. Vabbè, chi se ne frega. Siamo Talento non è, per se una, non lo per una so. volta. No, talento Infatti. non te lo inventi. Ma infatti. Mi ci ha fatto piacere, ci avete rallegrato la serata. È stato un piacere, Grazie. grazie. Poi ragazzi. andatevi a vedere la live, che è tutta la sera che giriamo per il paese. Noi non abbiamo visto niente perché siamo qui in questo buco. Siamo in un buco. Quindi ce la riguardiamo, Ok. grazie. Grazie, Ciao. buona serata. Ciao ragazzi, Ciao. buona serata. No, uccende. No, pensavo di averla accesa invece l'ho spenta. Che è successo? No, pensavo del Vedo altri vampiri davanti a noi. Oh, grazie, prego. Non vi aspettavo, stavo lavorando. Non ho tempo nemmeno di parlare con voi. Prima Cariddi alla perdita del senno. Questo è un lavoro molto importante. Spolvero la polvere dei secoli. E la solitudine. Spero che non vi dispiaccia se continuo a lavorare. Guarda verso dritto e rovescio. E quindi? Benvenuti, vampiri. Questo è un luogo sacro, eh? Non vi possiamo dire nulla. No, qualcosa sì, dai. No, è un luogo sacro, è molto pericoloso. Pericoloso? Certo, Come mai? perché c'è in ballo la vita dei vampiri, Di tutti i vampiri? della stirpe di Sarcania. Dovete fare molta attenzione. Ok. Dimostrate al drago la vostra forza, il drago. Che succede qua? Non lo so, mi sono fermata. Stanno correndo. Ho avuto un po' paura. Attento. Mi vede, penso. Vabbè, ho capito, non hai... Sono abbastanza grosso. No, non intralcio. Avete diritto ad una corda. Queste corde rappresentano il vostro legame con il tempo. Queste corde sono lunghe 110 centimetri. Ognuna di queste corde rappresenta una falange, un anno di vita. Andate. Grazie. E che succede qua? Mo, la postazione. La postazione del gioco. Sempre di vampiri? I vampiri di Sarcanira o vampiri di Tuscia. È super inquietante. Beh, buon proseguimento allora. Grazie.
Comunque non è per dire, ma ci sono delle atmosfere da film qui. Pazzesche. Cioè, Ma infatti, cioè, i ragazzi di Vertigo sono veramente tutti molto bravi e che è tutto, cioè, scenograficamente fantastico. un altro vampiro. Che poi ti arrivano fuori dal buio, Esatto. ti fanno che un colpo. Cioè. Ragazzi che non sono messi a correre hanno fatto spaventare sia me che il pubblico. Comunque la gente è molto divertita dal tuo ok. Sì. Vabbè, io questo ok l'ho rubato a Abe. Fa, ok, follow me. Ok. Ah, qui siamo tornati praticamente. All'inizio. Siamo nel mezzo al paese. Ok. Saluta. Ciao. Evviva Borgo Montello. Bezzano. Bezzano. Dove siete voi? Sarzana. Sarzana? No, Spezia. Spezia. Ah, è vero, Spezia. Saluta anche tu, che ti prendo anch'io. Ciao ciao. Ciao. Sì, ma te sei in diretta su YouTube però. Ah, ok. Vedi? Wow. Sei live. Abbiamo finito già il gioco. Davvero? Siamo bravissimi, sì. Avete vinto? Non ancora. No. Quelli che si stanno impegnando stanno continuando a farlo in realtà. Sì. Non credo che vinceremo. Ci sono tanti indizi però da trovare. Un po' difficile. Sì, ma tu non li accetti. Digli perché non li accettato. Diglielo a tutta la diretta YouTube. Diglielo. Non me la fa passare sta cosa. Che è successo? Io? Tu conosci... Secondo me la sequenza dell'alfabeto era sbagliata. Ah, e come mai? Come è mai? una mia opinione. Come mai? Perché hai studiato 5 anni greco e non ti è servito un cazzo? Forse? Forse per O è quello. l'amore del cazzo che ti ha fatto pensare diversamente. Ma questo non può andare su YouTube. È già su YouTube, è tutto in diretta. Perché tanto può dare. No. Mi aspettavo più da Twitch che Non me potesse... l'ha No, non me l'ha detto. Me l'ha detto. O è perché non credi al vaccino? No, aspetta, di questo veramente non possiamo parlare. Questo mi chiude la diretta davvero. Siamo tutti vaccinati. Forse è perché il Covid è stato inventato dai tedeschi? Ecco fatto. Perché vogliono il quarto Reich? Ecco fatto. È una trovata degli alieni. O forse sono i comunisti che finiti i bambini da mangiare pensano che forse è il caso di ricominciare a mangiare gli ebrei. Basta, stai zitto per favore. Ok? David Melani, Midnight Team. Ora sei sicuro che non andrà su YouTube la cosa? Amore, ma il panino perché me lo state mandando? Io devo andargliela a fare un altro. Lo dobbiamo dire in inglese. Allora, Maybe it's because the communists don't want to Allora, c'è la eat the pubblicità. children anymore and they prefer Billy, Jews. sei in live. Smetti. Ma che cazzo vedo? Vuoi vedere? Ah, vero? Eccoti. Puoi tornare un po' indietro e vedere Filippo mentre... Aspetta che faccio vedere il pisello. A sto Billy, punto. smettila, madonna mia, no, per favore, basta. Lo so che siamo molto folcloristici, ma basta. Non fa vedere il seno, che è troppo grande per noi scienze. No, infatti. Comunque non l'hai voluto dire perché non hai accettato l'indizio di prima.
Ehi, straniera. Ciao. Sei tornato, ok? No, io di là non ci voglio andare, sappio, sono stanca. Perché? Che c'è di là? Non lo so, però vedi che sia lì che lì ci saranno dei indizi sicuramente. Sì, entriamo qua. Portatemi dell'acqua, io voglio l'acqua, ho bisogno di bere. Sono secoli che sono qua dentro. Secoli, forse millenni. Chiusa in questo buco nero, non so nemmeno per quale motivo e quando ne uscirò. Non lo so. Portatemi dell'acqua, vi prego, vi scongiuro. Siete gli unici che mi potete dare una mano. E quindi che si fa? Bella domanda. Cosa porta un po' d'acquetta questa signora? Portatemi dell'acqua, vi prego. Ma non dovresti essere un vampiro? Il sangue, no? Non vuoi il sangue? Io sono morta. Ah, ok. Quindi l'acqua è giusto per innaffiare a sto punto. L'acqua. Sono secoli che non bevo, sono secoli che sono rinchiusa qua dentro. Oh, ok. Hai chiesto l'acqua, mi porta l'acqua. Grazie, grazie. Mi ricorderò di voi quando uscirò di qua. Ma cosa mi avete portato? Mi prendete in giro? Vuole sangue. Questa non è acqua. Questa non è acqua. E io mi dovrei dissetare con questa cosa? Ma lo sapete cosa è questa notte? È la notte del tutto opposto. Ogni cosa il suo opposto. Questa non è acqua. Non è acqua. Io voglio l'acqua. L'acqua. Ho bisogno di bere. Ho bisogno di bere. E che cosa vuol dire? Sono al posto dell'acqua, la sabbia. Ma cosa dici? Secondo me c'erano vicini loro. Secondo me prima devi portare l'acqua e poi la sabbia. Non lo so, se solo che mentre appoggiano una bottiglietta d'acqua altri 3 gruppi sono scappati perché la signora ha detto che non era acqua. Sì, ma perché hanno un sacchettino con la sabbia, qualcuno di loro. Però secondo me prima gli devi offrire l'acqua e poi gli dai la sabbia perché è tutto l'opposto, capito? Sì. Te sei steampunk. Bravo, ho provato un po' qua. Ma c'hai i denti da vampira? Sono molto orgoglioso dei miei denti da vampiro, ve lo dico. Vedo un sorso d'acqua, è nuova. Ma state giocando voi? No, siamo in diretta su YouTube. Ah, davvero? Su quale canale? Su quale canale vai? Noi siamo un gruppo di votanti. Ah, poi mi lasci il nome così? Sì, sì, sì. No! Come no? No, non è vero! È tutto l'opposto! Tutto! Lasciami la pagina qui. YouTube. YouTube. È scritto David Melani. Aspetta, cioè. Aspetta, glielo dai teclo? Così almeno... Accendino. Oh, scusa, sul mio cellulare ti davo. David Melani. Midnight Team. Ciao. E quindi la soluzione qual è allora? Il fuoco non è. Mi La sabbia... portano l'opposto dell'acqua. Cos'è l'opposto dell'acqua? Sangue? No. Sabbia? L'opposto dell'acqua. L'opposto dell'acqua. L'aria? Non lo so. Tutto. Fuoco? È la notte del tutto rovesciata. Ok. Io chiedo l'acqua e invece cosa mi portano? Che ci dicono da casa? Non
Ci sono soluzioni? Stanno ragionando. Stanno ragionando sulla cosa? Abbiamo 52 persone che stanno ragionando su questa cosa. L'opposto dell'acqua? Esatto. Dell'acqua. Quindi qual è? Quando lo saprò te lo dirò, non lo so. L'opposto dell'acqua. Ok. Ci pensiamo e torniamo. Ok. Questa va risolta, questo enigma, Il ragazzo lì l'ha indovinato, l'altra ragazza no. Però non ho visto cosa hanno fatto. Questo ragazzo l'ha indovinato. Chi è? Ma allora era il fuoco. Ma ha fatto qualcosa che l'altra non ha fatto, sicuramente. Il contrario dell'acqua, che può essere? Io voglio una sigaretta. Aspetta. Grazie mille. Come va? Bene, bene, Tutto a sinceramente posto? quest'anno. L'importante era farla. È vero. Quindi si riparte così, piano piano. Ma domani sera che c'è qua? Domani sera c'è la festa principale, la versione ridotta anche quella, però insomma, quindi c'è tutto il paese chiuso col mercato e street band che suonano. Ah, ma suonano allora? Sì, sì. In strada sì, i locali possono fare solo musica d'ascolto, non discoteca. Che quella meglio ripartire che non fare. Quindi c'è cioè ci sarà più gente domani sera allora? Teoria sì. Ok. Poi c'è l'evento quello... A c'è lo Marlia? spettacolo su piazza qui. Ah, domani c'è? All'interno, sì. Ok. In Dove c'è il centro palco? Gigante, sì. Ok. E poi c'è quello di Marlia. Interessante. E qua dentro invece che fanno? Quest'anno niente è chiuso, quindi... Perché gli anni scorsi qui c'era l'inizio, poi anche lì c'è il palco, no? Solo nelle feste. Ma qui vedo che però c'è gente che aspetta. Che aspetta? C'è quelli su... Ah, c'è un Stanno altro... cercando di risolvere il loro indovinello, quindi sono andati a fare l'altra famiglia dall'altro lato. Ah, sempre indizi allora. Sì, però. sempre gioco. Ok. Quest'anno è un po' così, un po' tutta fuori, quindi un po' versione... No, ma è bello, Sì, perché il paese insomma si presta, no? Si presta parecchio, sì. Però gli anni scorsi, se venivi l'anno scorso, no l'anno scorso, nel 2019, gli anni prima, che entravi dentro, c'erano tutte le scene preparate, era diverso. Quest'anno... In era pre-Covid, via diciamo. Esatto, in era pre-Covid. Poi vediamo un post-Covid il prossimo anno cosa ci riesce a fare. Sì, se saremo in era post-Covid il prossimo anno. Speriamo. Speriamo, sono troppo ottimista, sì, però speriamo. Ci sono le guardie, quindi siete gli unici che posso chiedere una mano. Portatemi dell'acqua, vi prego. Portatemi dell'acqua. Dell'acqua. Ce l'abbiamo, andiamola a prendere. Ce In l'abbiamo? macchina, Sì. Va bene. Ma quegli occhi lì? Aspetta un attimo. Wow. Bomba. Impressionanti. Ah, io ho bisogno di... Ho bisogno di... Io sto ragionando con la gente a casa di cosa voglia. Aspetta, che io devo un attimo attrezzarmi per... Ok. Fatto staccare la batteria. Come ci saremmo chiamati come vampiri se avessimo giocato, chiedono. Midnight, come ti vuoi chiamare, scusa? Ceci, no, non ti portiamo più, sei troppo lì. Aiutatemi, bambini, vi prego. Dove sei quelli che sono presa qua dentro? Senza bere un goccio d'acqua. Nessuno mi vuole dare una mano. Guardi, non ce l'ho. Aspetta, Davide, gira la telecamera, veloce. Ho tanta sete. Grazie.
Conterò di voi quando uscirò di qui, se mai uscirò, perché da memory, da tempo in memory che sono qua dentro. Ma cosa mi avete portato? Quella non è acqua. Non è acqua. Voi in giro. E io mi dovrei dissetare con quella? Lo sapete che stanotte è la notte del tutto rovesciato? Ogni cosa è l'esatto opposto. Voi non mi avete portato l'acqua. Non è acqua quella. Fuoco, dove trovo fuoco? Prendiamo 2 pietre, aspetta. Sarà facile. Madonna, non fumate ragazzi. Siamo persone buone. Voglio vedere la sigaretta. No, non ce l'ho accendino. Che stile di sangue. Guarda dove troviamo sta roba. Facciamo finta di accenderla. Ah, scrivere. Fallo tucciare. Cosa sembra? Siete vicini. Focolare. Luce. Focolare. Fiamma. Fiamme. Vieni avanti, vieni avanti, vieni Mi avanti, dica. vieni avanti, vieni avanti, vieni avanti. Che stai facendo? Fuoco. Però è geniale ragazzi. Non si può dire. Fuoco, A fiamme, me mi inquieta sta inferno. signora. Fuoco. Bene. Questo, grazie. Grazie. Ok. Voi andate là a fare la fila, noi andiamo a vedere la 23. Lore, con me, lei è lì. Posso vedere a te? Vampiri, vi prego, sono secoli che sono qui qua dentro. Ho bisogno di bere. Nessuno mi aiuta, non ho Clo, guardia. devi vedere questi occhi qua. Io l'ho visto. Questa sarà la copertina di questa live. Bene. Hanno risolto l'enigma? Credono tutti che sia il fuoco. Credono tutti che sia il fuoco. Il fuoco. Però di voi quando uscirò di qui, se mai uscirò. Ma cosa mi avete portato? Quella non è acqua. Quella non è acqua. Ma lo sapete cos'è stasera? La notte del tutto rovesciato. Ogni cosa ha il suo esatto opposto. Quindi voi non mi avete portato l'acqua. Quella non è acqua. È rovesciato, è l'opposto. Vampiro, aiutami, ti prego, sono secoli che sono chiusa qua dentro, senza bere una goccia d'acqua. No, ce l'abbiamo. No, già. Lì ce n'è uno. Mi inserisci bene la presa del telefono? Penso che l'ho attaccato male. No, inserito. Ok, a posto. Grazie. Vampire Diaries. Qual è questa mentastella? Cosa succede poi? Beh, secondo
potrebbe pensare a un sistema solare. Una quinta stella che funge da cardine a delle altre stelle. Come si chiamava? Qual era il suo nome? Sarcanira? Ok, e cosa le è successo? Come mai si parla solo delle 4 stelle, delle 4 casate e non delle 5 stelle? È caduta in preda alla malaria. È stata dimenticata. Potrebbe essere. Noi non ricordiamo questa storia, quindi ce la facciamo raccontare da voi. Potrebbe essere che siano cadute alla malaria, oppure la malaria ci ha fatto dimenticare il fatto che noi effettivamente veniamo da un'unica grande stirpe. Le nostre grandi casate, le nostre famiglie in realtà vengono da questa grande stirpe. Noi consegniamo questo simbolo che dovete tradurre, forse sarete in grado, noi non sappiamo cosa significhi. Provateci. Grazie. In bocca al lupo e buon proseguimento. Grazie. Siamo di nuovo qua. Ecco, noi siamo qua, Sì, è un'ora che gira. Scusate, ma è diventata una... Tanto è sbagliato. Tanto ormai qua siamo amici. Si chiama Evans. È andata troppo vicino al sole, ha preso fuoco e è diventata polvere. Questa. O questa, non è, ma può essere, no, magari non è questa, però. Sbagliata. Dai, madonna. È convincente. Ascoltiamo un attimo il Visconti, aspettateci lì. Prego. Io no. Cosa è successo? Perché Buonasera. 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 Insomma, che è successo? Insomma, che è successo? Che alla fine abbiamo cominciato a capirci qualcosa quando è finito il gioco. Allora, se era un sì, ora è diventato scendi e Il ginocchio. Degli ultimi? Sì. c'è un'altra Insomma. mezz'ora di fila che a fine settembre. Questo? Quello boh. Dobbiamo C'è condividere. la condivisione, non si è capito. E questi? E quelli uguali. Scusa, Vabbè, qui ci si sta altri 20 minuti. È finito il tempo. Insomma, sto rebus l'abbiamo riconnettendo. Ok. Lasciala stare. Voglio sapere se mi dice la soluzione. Ma non te la dice la soluzione, lasciala stare. A parte che ora è un po'. Noi abbiamo tutto il pubblico che vuole sapere la soluzione dell'indovinello. Indovinate? Giusto. No, ragazzi, non me la dice la soluzione. Questa corsi d'ora tempo. C'è cosa?
Ragazzi, visto che state tutti scervellando e io ve lo sto scrivendo in chat, allora è sicuramente il fuoco, però non so proposto come, nel senso, due persone, due vampiri hanno chiesto il mio accendino, solo che una non so cosa ha fatto e non andava bene, invece l'altro sì. Quindi io non vorrei che sia la fiamma e poi soffiato o qualcosa del genere. Accendere solo la fiamma non basta. Devo parlare piano perché se mi sentono è un casino. Però è sicuramente il fuoco. Il 20 l'avete fatto? Il 20? Qual era il 20? L'uomo che parla, dice 3 parole. L'anello. Perché dovrebbero andare insieme. Cioè due fate. Andiamo gatti? Quando uscirò di qui, semmai io uscirò. Ma cosa mi avete portato? No. Questa non è acqua. Non è acqua. Lo sapete cos'è oggi? Questa notte è tutto rovesciato. Ogni cosa è il suo esatto opposto. Voi avete un giro. Io vi dovrei dissipare. Sa che bisogna accendergli una candela. Cos'è l'opposto dell'acqua, scusa? Fuoco. Mi sa che bisogna accendere una candela. Accendere una candela. Non lo so. Uno per uno va bene. Aspetta. I belughi, sempre. Ok, Gattisca, io penso che possiamo concludere, vero? Ragazzi, vi è piaciuta questa live? Stasera non è stata un'indagine, ma vi abbiamo portato al Borgo Mozzano a vedere i vampiri. Questa è la sera prima di Halloween. È stata sicuramente una diretta singolare, giusto? Direi di sì. Quindi che ci Vi siete dicono? un po' divertiti. Stanno salutando? Bellissima live, dicono. Meno male, va? Ok, dai, allora ci avviamo verso la macchina, incontrando ancora qualche vampiro per la strada, ovviamente. Qua che c'è? Il bar delle anime perdute. Aspetta. Non so. Attenzione, subito! Uno che si fa iniziare il web. Ciao ragazzo, com'è? Siamo su Italia 1? No, su YouTube. YouTube? Vai! Tutto a posto? Perfetto. È stata una bella serata? Insomma, ma grandissima. Avete fatto i vampiri? Guarda, li abbiamo contati. No, abbiamo voluto come i sacrosanti. Viva i santi, viva i sacrosanti. Salute. Ciao ragazzi. Salute. Dateci il canale che Faglielo vedere. Ma fagli vedere che sono già in diretta. Sì, un attimo. Togli respiro, sti poveri la gente.
Come non si può finire così? Dai, c'è la pubblicità, ora vi faccio vedere. Guarda che carino. Ma che sa, fare diretta? Sì, è la diretta. Ma dai, Spettacolo. ma che figata! Anche in diretta, vai! Spettacolo. C'è in bianco e nero. Che Toscano ci va male, però va bene lo stesso. Chi se ne frega? Qual è il nome? Mi stanno salutando delle persone. Evviva il buon vino! Anzi, evviva la grappa dal Trentino! Attenzione! E vai! Ho fatto lo slogan! Ascolta, se vieni su in Trentino ti offro una grappa. Va bene, ok. Volentieri. Sarà fatto. Col ginepro, eh? Va bene, va bene. Qui c'è dell'acqua. No, l'acqua mi fa schifo. Buon proseguimento, ragazzi. Aspettami che non sto dando il nome. Sì. Lasci qua. Ok, dai, è stata una bella serata. Mi sono divertito. Peccato che c'era un po' meno gente di quello che mi ricordavo io, che me lo ricordavo veramente strapieno questo posto. E invece c'era un pochino meno. Eccomi. Sei arrivata? Tutto a posto? Sì. Hai comprato qualche iscritto? Qualcuno sì, via. Sì. Brava gatta, brava. Ok, dai, io penso... Qualcuno dice i migliori loro. I migliori vampiri, i vampiri di grappa sono quelli. Grandi, grandi. E ora il mistero rimane dove andremo a mangiare? Oppure, quest'ora. forse è un altro mistero che la gente vuole sapere, dove andiamo domani sera? Boh, vediamo. È ancora un'incognita. Stiamo ancora decidendo dove andare domani sera. Ci sono a 3 fare. possibilità che non vi dico. 3 possibilità, io ne sapevo 2. Potrebbero essere anche 3. Potrebbero essere anche 3. Ora vedremo. Vedremo, vedremo. E intanto stiamo tornando alla machine. Penso che stasera... All'Ecto One. Stasera penso che sarà di McDonald's, quasi sicuramente. Anche perché ce l'abbiamo all'imbocco dell'autostrada. Si fa un McDrive? Mi sa. Sperando non sia chiuso. No, dovrebbe essere aperto non tutta la notte, ma almeno fino alle 2, penso di sì. Speriamo. Vediamo su internet. Ok, dai, tanto prima salutiamo tutti, così chiudiamo la live. Ragazzi, vi voglio un bene dell'anima, spero che vi sia piaciuta questa live, questa serata. E niente, un bacione. Buon weekend a tutti. Ciao ciao.